Sembra davvero un'altra squadra. Davvero un'altra cosa la Juventus di Spalletti. E come abbiamo già detto, alcune cose non gliele proprio riconoscevi. Ed è qui la grandezza, il genio, l'intelletto di una guida come quella di Spalletti. Perché oggi è facile vedere Locatelli che verticalizza o le sponde di David, no? Sul gol, per esempio, di McKennie, Calulu, che è un fattore aggiunto. Ma la lista è lunga, eh. La lista è lunga. E io mi sono già sbottonato dicendo è un quinquennio che non li vedevo così brillare sotto l'aspetto del proporre, sotto l'aspetto del giocare a pallone. Io ho detto è un quinquennio che non li vedevo così bene. Qualcuno, no, sa, inizialmente storce il naso. Adesso mi sa che diciamo che quel credo sia un po' diffuso. No, ragazzi, c'è poco da dire. Anche mentalmente parlando, questa squadra sa che non importa il risultato, deve continuare a giocare. E lo fa anche oggi dopo il 2-0, sai. C'è un euro autogol, quello di Cambiaso, forse è l'unico che ancora deve essere in qualche modo, no, resettato. E lì, sai, la partita dove stavi facendo il bello e il cattivo tempo, ti si può, anzi, ti si complica. Juventus perturbabile, via, trova subito il terzo gol, poi il quarto, addirittura viene annullato per un nulla il quinto, quindi una squadra che oggi non solo ha creato tanto, oggi ha avuto anche la bravura di concretizzare, che è quello che è mancato in alcune circostanze. Ne parliamo, signori miei, anche se ho già quasi detto tutto, vostro onore, ma cercheremo di approfondire ancora qualche punto. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare e a iscrivervi al canale se volete seguire i prossimi contenuti. La giornata di Serie A, come dicevo anche prima, non è ancora conclusa e quindi trovate tutto in descrizione. Grazie per il vostro supporto, grazie per tutto. Brevemente me lo prendo anche qui uno spazio per condannare quello che abbiamo visto in Cremonese Inter. Perdonatemi perché analizzando la partita, l'elemento centrale ne volevo discutere a parte nel video e poi, come al solito, io mangio e mi dimentico anche di quello che ho appena mangiato. È una cosa clamorosa. Ho fatto anche un reel, ma ho capito, mi pare chiaro che cioè il video lungo, come se ci sono proprio un pubblico scisso diviso. E qui non è che voglio allungare il brodo, dico ancora una volta che quei gesti vanno condannati, ma non bastano le parole. Non bastano le parole, ci vogliono i fatti. Questa gente va estirpata dai campi di calcio. Non deve vedere neanche lo stadio, non lo deve vedere neanche a 1 chilometro. Figuriamoci entrarci dentro. Sono cose brutte. Chiediamo scusa ad Audero, ma chiediamo scusa a tutti. Bisogna chiedere scusa a tutti quelli che, come me, quindi è quasi come se siamo noi stessi a sentirci, no, un po' carnefici e vittime, perché quando succede una cosa del genere è una cosa brutta. Stop. Parlando di calcio, che è quello di cui vorremmo sempre parlare. Niente ragazzi, la Juventus è pronti via neanche 30 secondi già la prima occasione da gol, cioè è quello che è mancato in alcune partite, non l'aver concretizzato. Io ho sempre detto, vabbè, non è arrivato il risultato con quella partita che contro chi? Cagliari, poi anche qui io mi dimentico. Non è arrivato il risultato, ma se la Juventus crea sempre così tanto, ragazzi, ci saranno partite in cui poi le cose andranno in discesa e questa è una squadra che sta, ribadisco, sta aumentando anche adesso di sicurezza. E, ripeto, pronti via 2 occasioni di Concesao, poi sono anche belli i gol. Quello di Bremer è un colpo di testa ben fatto, ma il gol, se vogliamo parlare di collettivo, quello di McKennie è veramente tanta roba, ragazzi, con questa palla per David che è la sponda, sempre il solito Calulu in proposta, e McKennie che è l'altro giocatore. McKennie
gliele abbiamo sempre riconosciute queste qualità, adesso le sta apportando con una certa continuità. Ecco, questo è chiaro. E a proposito di McKennie, parliamo anche un po' dell'episodio. Secondo me oggi, a differenza di tante altre volte, viene applicato il buonsenso, perché io credo che da regolamento ci fossero anche gli estremi per il rosso. In altre circostanze l'ho visto sventolare, ma lo dicevo anche oggi con la partita come Atalanta, un episodio diverso che non c'entra niente, un'altra natura, ma per dirvi ancora una volta che il rosso è un elemento davvero invalidante, come quando parliamo di rigore, quindi ci devono essere veramente tutti gli elementi per dare rosso. E McKennie si trova senza guardare l'avversario, certamente non con la volontà di fargli male severamente, e si trova in qualche modo a prendergli la caviglia. Poi non so neanche con quale entità. Per me è stato applicato il buonsenso. Forse il regolamento, ribadisco, avrebbe detto il contrario, ma lavoriamoci sempre su questo regolamento, è quello che mi sento di dire. Per il resto partita, ancora una volta, sottolineavano oggi che adesso la Juventus non è solo Ildiz, per esempio, no? Magari una partita dove nel finale del primo tempo abbiamo visto fare una giocata, ma l'abbiamo visto poco. Ma la Juventus ha altre soluzioni ed è merito dell'allenatore trovargliene, no? E trovato un attaccante come Bremer che fa 2 gol, ma ha trovato il gol anche da David, vero, complice l'errore del portiere, senza ombra di dubbio, però è attivo, no? Se la quasi aspetta, se lo aspetta quell'errore, lo fa il movimento da attaccante, notatelo. Aveva trovato il gol anche da Open. Ribadisco, forse al momento l'unico giocatore che va in qualche modo, no, sbloccato è veramente Cambiaso, che tra l'altro in passato ci ha fatto vedere comunque di averle delle qualità specifiche, quindi vediamo quello che combina. Una Juventus che poi si sta muovendo anche sul mercato, perché ha trovato appunto il backup, no? La riserva di Ildiz, Boga che può dare una mano. Non è stato mai visto Joe Mario, non capisco perché da parte di Spalletti, e quindi l'hanno in qualche modo scambiato con Holm, che al Bologna qualcosa di interessante l'ha fatto vedere, non solo, e quindi completa anche un po' la rosa, la allunga. Si sta parlando di Cardi, sentivo Fabrizio Romano, forse no, Pedulà è più per sì, vediamo, però è un evento che poi alla fine continua anche a lavorare, e questa è una squadra che secondo me, al netto di come finirà la stagione, sta mettendo veramente delle... Adesso vedo una squadra che sta mettendo delle basi, delle fondamenta per andare poi a raccogliere da qui a 1, 2, 3 anni, non lo so. Ma adesso si vede un lavoro, si vede una proposta, si vede calcio. E ancora una volta ribadisco, si conferma Spalletti un allenatore clamoroso, senza ombra di dubbio. Piccola nota di merito anche per Di Gregorio, un paio di tiri parabili e li ha parati, anche se quello proprio in finale, se non sbaglio, su Pellegrino, bella parata. Gatti ancora una volta non perfetto, però visto che anche lui è stato spesso oggetto di critica, arrivano a delle risposte anche dal portiere. Va bene, signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio, buonanotte.